Vi è mai successo questo? Che avete la memoria piena di Google e per andare avanti dovete per forza acquistare dello spazio? Bene, oggi vi do la soluzione. Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale di tecnologia, benvenuti. Bene, prima di cominciare vi chiedo cortesemente di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanellina, ma soprattutto di sostenermi con un bel like e commentate più che potete. Come avete visto dall'introduzione, siamo sempre più tutto a pagamento per quanto riguarda i cloud, per quanto riguarda la memoria, per quanto riguarda qualsiasi cosa, dobbiamo pagare tutti i servizi oggi. Bene, ma questi servizi che noi andiamo a pagare sono veramente al sicuro? Punto di domanda. Vi faccio questa domanda perché il 5 marzo 2025 sono stato hackerato e qualcuno, non si sa chi, si è impossessato del mio account Google. L'account Google dove ho dentro foto, password, mail, ho dentro di tutto, quindi tutta la nostra vita è lì, perché con Google Foto, perché tutte le nostre cartelle che possiamo mettere sono tutte dentro all'interno di Google. Benissimo. E fin là io non mi ero mai chiesto, ma se vengo hackerato, che fine fanno i miei dati? Non me l'ero mai chiesto. Quel 5 marzo famoso, me lo ricordo benissimo il 5 marzo perché è l'anniversario del matrimonio, ho detto, e adesso che cosa faccio? Benissimo, chi mi segue nell'altro canale YouTube Espertone sa già cosa è successo, dopo mi è tornato il canale, dopo 10 giorni, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la cosa che diciamo mi ha fatto cambiare idea e mi ha fatto scoprire il NAS, cosa che già dove lavoravo prima in ufficio ce l'avevamo, ma io non ci avevo mai dato peso, dove lavoro adesso ci sono 3 NAS e non ci avevo mai dato peso, finché non mi è successo e purtroppo quando succede è troppo tardi. Bene, allora che cosa ho fatto? Ho comprato questa scatolina qua, in questo caso qua è un Synology DS224 Plus, vi lascio in caso il link in descrizione se volete acquistarlo uguale, se poi ci sono anche gli hard disk eccetera, ma questa scatolina qua che cos'è? Viene chiamato NAS, non sto qui a dirvi l'acronimo che cos'è perché è in inglese e poi magari mi dite perché pronuncio male così, quindi il NAS è questo, che cos'è? È questa scatola nera, ok? Con una ventolina dietro, con delle prese USB, delle prese Ethernet e con l'alimentazione. A parte gli scherzi, questo è un hard disk di rete, possiamo definirlo anche così. Cosa significa? Che io collego questo apparecchio qua alla corrente che va qui, collego la presa Ethernet, in questo caso qua sono addirittura 2 prese Ethernet perché così la velocità raddoppia. Ho l'USB 3.0 perché se voglio collegare un altro hard disk, una chiavetta USB eccetera posso farlo, mentre qui davanti ho un'altra chiavetta USB per fare il coppia, cioè quindi io metto qua la chiavetta e mi copia direttamente sugli hard disk. Poi qua, come vedete, ci sono 2 slot per 2 hard disk. Gli hard disk posso mettere quelli che voglio io, cioè posso dirgli, ok, io ad esempio ho preso 2 da 4 terabyte, esistono anche 2 da 8 terabyte, 2 da 16 terabyte, ne esistono anche da 4, da 6, da 8, dipende quanto archivio voglio fare. Benissimo. E voi mi direte, ma Lorenzo, ma perché ti sei preso un hard disk? Spendere 300-400 euro quando possiamo avere il cloud, che quindi siete tranquilli. Bene, ho voluto farlo questo per un doppio fatto di sicurezza, perché qui è il mio hard disk, è il mio cloud personale e solo io vado dentro, cioè solo io o i membri della mia famiglia o quelli che decido io. Ma nell'account, in questo caso, non so, Google oppure può essere qualsiasi altro cloud che adesso qui non stiamo a fare nomi per non fare concorrenza, chi mi garantisce che quei dati là non vengono visti da altre persone? Visto che comunque sotto un password e sotto una mail, che quella mail là mi è stata hackerata. Chi mi dice che quei dati là adesso non sono andati in rete, tanto è che io ho dovuto fare una denuncia dai carabinieri per dire che se i dati sono stati rubati, comunque ho fatto una denuncia e sono già coperto, però i miei dati sono in giro, lì ci sono tutti i ricordi di 20 anni di matrimonio con i bambini piccoli, i bambini che sono cresciuti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi che fine hanno fatto quei dati? Da chi sono stati? Tant'è che per quanto riguarda Amazon, io ad esempio mi hanno hackerato anche il mio profilo di Amazon,
che una sera ero là tranquillo alle 11 di sera, vedo che iniziano a fare degli ordini. Per fortuna la carta di credito si è bloccata subito, Amazon ha bloccato subito tutto, però vuol dire che abbiamo pescati i dati quando abbiamo fatto l'hackeraggio dopo un mese, tutto questo. Quindi dico, ok, tutti questi cloud costano 3 euro uno, 4 euro per le telecamere, 5 euro per la videosorveglianza, 6 euro per l'allarme, 7 euro per eccetera, 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 2, 3, 4, 20 euro al mese solo per mettere dentro i miei dati al sicuro, tra virgolette, mi prendo un NAS, le spenderò una volta 300-400 euro, però almeno sono tranquillo. Questo è il ragionamento che ho fatto io, poi ognuno fa quello che vuole. E quindi, cos'è? Questo ad esempio è un dispositivo, qui ci sono due hard disk da 4 terabyte, voi direte, boh, quindi Lorenzo hai 8 terabyte di memoria. No, non ho 8 terabyte, ne ho 4, perché li ho messo in modalità RAID, in modo che ogni hard disk, RAID 1, 2, adesso non mi ricordo come si chiama, l'ho messo in modalità che un hard disk viene messo dentro tutti i dati, l'altro fa una copia precisa, e così non ho due hard disk, sì, ho due hard disk da 4 terabyte, ma ho solo 4 terabyte di memoria e non 8. Si può mettere anche in modalità che copia solo su un hard disk e quando è pieno copia sull'altro, ma non è sicuro come, non so, mi parte l'hard disk, ho perso tutti i dati. In questo caso qua devono partire due hard disk, che è veramente difficile che succeda tutto questo. Poi qual è il bello? Che comunque è in tempo reale, perché io lo collego alla mia rete che è abbastanza veloce, vado nel mio cellulare, ho l'applicazione che si chiama quella del NAS, ci sono varie applicazioni, in questo caso di Synology, io ho DS File, Secure Signing, che quindi posso andare a vedere direttamente il mio hard disk, il mio NAS, scusate, e controllarlo, ho l'account, posso mettere chi può entrare, quando posso entrare, l'ora che voglio, posso fare vari account, quindi quello mio, quello di mia moglie, quello di mio figlio, di mia figlia, e tutti possiamo mettere dentro qua. Io poi tramite la rete, lui è connesso in rete, sono in America, benissimo, vado a vedere dentro sul mio disk ed è in tempo reale, perché se la connessione è buona da una parte e dall'altra è in tempo reale, come averlo dentro sul mio cellulare. Ma vi siete mai chiesti quando avete tutte le vostre foto qui dentro, perché mi è successo a tanti clienti, cade il telefono, si rompe il display, ho perso tutto, o questo va a finire in acqua e ho perso tutti i miei ricordi. Per quello dico, fatevi sempre, prendetevi un NAS, buttate tutto dentro là, magari potete fare anche il backup automatico, potete mettere le telecamere di casa che registrino direttamente sul NAS, perché magari voi lo mettete sulla micro SD, vengono là, portano via la telecamera, portano via la memoria che c'è dentro, festa finita. Qui invece ce l'ho sul NAS. Ok? Quindi questi sono i vantaggi del NAS, di avere un cloud direttamente a casa vostra senza che nessuno possa entrare. Quindi qua ci sono tutti i vostri dati, qua siete sicuri. Al 100%? No, perché niente è sicuro al 100%, metti che, non so, succede qualcosa, si brucia tutto quanto, è logico, anche lì ho perso, ma è veramente raro, molto raro. Ma che mi cada per terra il telefono, che vada a finire in acqua, eccetera, eccetera, e perdi i dati, è molto più semplice. E soprattutto anche un hackeraggio. Al giorno d'oggi mettete tutte le protezioni di Google Authenticator, mettetevi il doppio passaggio, mettetevi la firma, scaricatevi giù tutti i codici possibili, perché a me dopo l'hackeraggio veramente un incubo, perché Google comunque non dà assistenza per queste cose qua, oppure la dà ma in modo molto molto poca assistenza. Quindi signori, perché, voi mi direte, ma perché hai preso Synology e non hai preso altre marche? Mi è stato consigliato da più di qualche persona, da persone che lo fanno per lavoro, vanno negli uffici, mettono il NAS, mettono le stampanti, eccetera, 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 e mi hanno detto, Lorenzo, vuoi stare tranquillo, prenditi un Synology per le applicazioni, perché sono sempre aggiornate, perché comunque va molto molto bene. Torno a ripetere, questo non è un video sponsorizzato, vi lascio il link in descrizione, ma questo me lo sono preso io con i miei soldini, e quindi non vedetela come una pubblicità, ma questo è proprio quello che ho preso io direttamente da Amazon con quello che vi metto sotto qui. Gli hard disk ho preso quelli che tanti dicevano che erano rumorosi, non li sento più di tanto, dipende sempre dove metti il NAS, e in caso vedete anche le recensioni dei vari prodotti. Bene, quindi conclusione, per dirvene una, io vi direi
Perché acquistarlo? Per la sicurezza, per essere tranquilli, per avere una cosa vostra e non pagare più altri soldi ogni mese, tot soldi per mantenere il cloud. E comunque credetemi che questo e il cloud è la stessa velocità, tu vai dentro sulle app e vai dentro direttamente. È molto molto valido. Puoi personalizzarlo, puoi dirgli da quell'ora a quell'ora non entrare, che entri dentro solo questa persona, e posso bloccarlo, posso avere la sicurezza massima e sono sicuro che lo gestisco io, non viene gestito da altre persone, lo gestisco io e mi faccio diciamo, la formazione come la voglio io. Sì, cosa volevo dirvi altro? Che non ho fatto una recensione di come configurarlo, come fare, ma il perché di acquistare un NAS. Dopo la mia esperienza, credetemi, anticipate i tempi, piuttosto che succeda dopo, prendetelo già adesso e siete tranquilli e dormite sogni tranquilli. Signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, vedo che vi state iscrivendo in tantissimi, grazie mille, e attivate tasto notifiche. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!